Ciao, siamo su Evolution.it, questo è un Dell Venue 8 Pro, è uno dei nuovi tablet con lo schermo 8 pollici, Windows 8.1 e processore Intel Bay Trail. Io lo sto provando da una decina di giorni e adesso sono pronto a dirvi come va. Ci sono alcuni buoni motivi per preferire Dell Venue 8 Pro agli altri 8 pollici già sul mercato. La scheda tecnica è praticamente sempre quella. Abbiamo il processore Atom Z3740, 2 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna con possibilità di espansione su slot micro SD. Quel che cambia è lo schermo. Resta un 8 pollici di tipo IPS protetto da vetro con risoluzione di 1080x800 pixel, quindi una buona densità per il formato, no? Ma a differenza degli altri qui abbiamo una luminosità di 400 nits che lo rende uno schermo migliore tra quelli inseriti nella nuova categoria di tablet Windows 8. Lo schermo è veramente luminoso, non serve mai tenerlo al massimo e volendo anche al minimo potete avere comunque una buona luminosità. Di fatto il display è la parte più intrigante, più interessante, quella che maggiormente vi colpisce quando vedete Venue 8 Pro. Ma non è tutto, perché il vetro nasconde anche un digitalizzatore integrato di tipo Synaptic che, una volta acquistata la penna Dell e venduta sul sito dell'azienda per 30 euro più spese di spedizione, che alla fine fanno quasi 50 euro, permette di fare cose che solitamente si fanno su prodotti professionali, come scrivere a mano libera sfruttando la pressione e il riconoscimento del palmo. Ora qua abbiamo un 8 pollici, quindi non si riesce a scrivere proprio comodamente come si fa su un comune 10, però il poter toccare il touchscreen senza rovinare la scrittura è sicuramente un vantaggio. Peccato che in questo momento, a dire la verità, sia praticamente impossibile utilizzare queste funzionalità, perché è impossibile trovare una penna non difettosa. Dell ha promesso un nuovo aggiornamento, nuove scorte, nuove lotti per gennaio, quindi ci torneremo. Non solo scheda tecnica, non solo specifiche tecniche, ma anche qualità costruttive e design per Dell Venue 8 Pro. Non ho trovato veramente difetti a questa costruzione, non scricchiola, non flette, non fa brutti rumori, se non forse per qua dietro se c'è un millimetro d'aria, ecco, sotto il logo, ma è veramente un dettaglio. La finitura posteriore è ruvida, quindi facilita la presa, ma al tempo stesso è liscia sui bordi, quindi non è scomoda quando si è nel tablet in questo modo. Si riesce a tenere Venue in tutte e due le posizioni, orizzontale e verticale, in modo confortevole. I pulsanti sono in metallo, sono solidi e contrastano bene con il nero opaco, così come il logo al centro. C'è un solo altoparlante posteriore, quindi l'audio è mono qua sul retro, ma è posizionato in una posizione strategica ed è pensato in modo che non venga coperto, ecco, quando la mano si tiene il tablet in questa posizione orizzontale. L'unico appunto che posso fare è sulla posizione del tasto Start, che quando si lavora in orizzontale è comodo da premere perché è proprio a distanza di pollice, no? È là. Mentre quando siamo in verticale, ecco, è possibile andare a trovare lassù in alto. Per fortuna Dell Venue 8 Pro non è solo bello da vedere e da toccare, ma anche molto concreto. Windows 8.1 gira alla perfezione su questo hardware, lo abbiamo detto diverse volte, e questo Dell non è assolutamente un'eccezione. Anzi, viene da dire che con questo display così nitido, così luminoso, permette veramente di ottenere il massimo dall'esperienza touchscreen voluta da Microsoft. Si riescono a tenere aperte molte apps contemporaneamente, tra l'altro anche quelle desktop di una certa pesantezza. Questo è Word, perché è compreso nella suite Office 2012-2013 Home Studio, ma si riescono a tenere aperte applicazioni anche più pesanti. Io ho provato Lightroom, ho provato Sony Vegas, ho provato filmati Full HD da giga e giga senza problemi, e tutto sommato ho ottenuto dei risultati simili a quelli dei portatili di fascia media dal punto di vista prestazionale. Tra l'altro Dell in questo Dell Venue 8 Pro non presta nulla di troppo, c'è soltanto questa suite per la gestione di driver e del BIOS, che è una cosa molto importante e utile. Questo però non vi permette di ottenere molto di più da 32 GB di spazio interno, di fatto sono soltanto 10 GB lo spazio libero a disposizione per l'utente. E il tutto con una durata della batteria che non ha nulla da invidiare a quella dei tablet Android. Si va dalle 6 ore e 50 minuti del mio test in Wi-Fi con luminosità al massimo, che però è un valore veramente elevato e assolutamente sprecato, a un'autonomia di 9 ore e 50 minuti che ho ottenuto con lo schermo regolato su auto, con il sensore di luminosità e il solito programma di navigazione web. Ora, considerando che Dell Venue 8 Pro non ha una grandissima batteria, abbiamo visto che è leggero, è sottile, questo è un risultato davvero importante, c'è un grande lavoro dietro, e per un tablet che comunque vi permette di arrivare a fine serata, a fine giornata senza particolari attenzioni. Ok, arrivati a questo punto della recensione avrete sicuramente capito che mi piace questo Dell Venue 8 Pro, è un tablet veramente riuscito, davvero piacevole da utilizzare, molto concreto, però ci sono alcuni aspetti che dovete conoscere per avere un quadro più completo della situazione. Ad esempio, manca l'uscita video HDMI, e questa è una cosa che ne limita all'uso desktop. Di fatto sarebbe stato bellissimo collegarla a un monitor Full HD, come abbiamo fatto la settimana scorsa con il tablet Asus, e utilizzarlo, ecco, quasi come un desktop, visto che la piattaforma hardware lo permette.
Venue 8 Pro tra l'altro supporta Miracast, quindi potete usare una chiavettina come questa, ma i risultati al momento non sono paragonabili a quelli che si hanno con il cavo. C'è bisogno ancora di molto lavoro da questo punto di vista e sarebbe stato assolutamente più semplice inserire una porta o, se non altro, rendere questa micro USB capace di supportare lo standard MHR. E ancora, rispetto agli altri bei trail che ho provato in questo momento, Venue 8 Pro tende a scaldare, ma soprattutto a farlo in una zona, questa, che finisce per essere sempre a contatto con le vostre mani, quindi a dare un po' fastidio durante l'uso prolungato. E infine, nonostante questo non sia proprio un problema che riguarda solo questo tablet Dell, ma piuttosto l'intera categoria 8 pollici, c'è da dire che l'interfaccia desktop di Windows è scomoda. Su questo formato le voci sono piccole, le icone sono piccole, si fa fatica a premere il punto giusto o attivare il menu a tendina per selezionare qualcosa quando non si ha una tastiera e un mouse. È una considerazione che dovete tenere a mente se pensate di utilizzare questo Venue 8 Pro come strumento per la creazione di contenuti. Ok, Venue 8 Pro è assolutamente un tablet consigliato, non ha dei veri e propri difetti, se non altro quelli della categoria 8 pollici, ovvero lo scarso feeling che si ha, la scarsa comodità che si ha con l'interfaccia desktop di Windows 8.1 e il fatto che 32 GB di spazio interno sono veramente pochi. Qua si hanno all'incirca 10 GB di spazio libero, no? Come abbiamo detto, si finiscono in fretta una volta che avete installato qualche applicazione e qualche gioco. Consiglio subito di munirvi di una scheda micro SD particolarmente veloce da installare subito sul lato, oppure di aspettare l'uscita della versione 64 GB, che chiaramente lascia molto più spazio a disposizione. Trovate maggiori informazioni su Venue 8 Pro nella recensione completa. Ho scritto alcune cose che possono essere un pochetto più tecniche rispetto a quelle che ho detto nel video. La trovate online su evolution.it.